Quando All the Best Radio, che è un'emittente australiana, mi ha chiesto di presentare un workshop sulla sperimentazione nell'audio, la prima cosa che mi sono chiesta è: ma io mica sono sperimentale. E invece poi All the Best Radio, le persone di All the Best Radio con cui collaboro da diverso tempo, mi hanno detto: no Cristina, tu sei una delle nostre podcaster più sperimentali. Quindi mi hanno proprio costretto a riflettere su quello che viene su cosa sia la sperimentazione. E di questo poi ho parlato. La prima cosa che mi è venuta in mente è che la sperimentazione dipende, perché quello che era sperimentale 10 anni fa, oggi non lo è più. E ricordo la prima volta che ho visto la serie televisiva della BBC, Sherlock, era la prima volta che vedevo l'uso dei messaggi mandati sul cellulare fatti in un certo modo, cioè che Sherlock mandava un messaggio e si vedeva il testo sovrimposto all'immagine della persona, ed era la prima volta che lo vedevo e avevo pensato: wow, che bello, che cosa diversa. Ecco, oggi lo fanno tutti, per cui non è più sperimentale. Anche certi modi di presentare, per parlare di audio, anche certi modi di presentare, sicuramente negli anni 90, quando Ira Glass di This American Life ha cominciato a fare il suo monologo, primo atto, secondo atto, terzo atto, era molto sperimentale. Oggi non lo è più, e se non conoscete This American Life o Ira Glass non importa, solo per dirvi che un modo di presentare, un certo atteggiamento, quando lo fa per la prima volta una persona, quando ancora non l'ha fatto nessuno, sembra una cosa sperimentale, però poi dopo, più avanti, quando lo fanno tutti, non è più sperimentale. Quindi, se si vuole essere sperimentali, bisogna sempre continuare a cercare di fare cose nuove. Poi un'altra cosa che ho notato riflettendo su quella che viene percepita come sperimentazione in quello che faccio, è perché io spesso le mie produzioni serie le faccio in inglese, e spesso, a parte il fatto che ho un accento italiano quando parlo l'inglese, naturalmente, ma anche uso parole italiane, a volte tradotte e a volte no. E questo lo faccio più o meno inconsciamente, ma è anche non tanto inconscio, ma perché, diciamo, è un atto di protesta, un atto politico, perché la stragrande maggioranza delle cose viene fatta in lingua inglese nei podcast, però il mondo non è di lingua inglese, di seconda lingua inglese, ma non di prima lingua, ed è importante ricordare che esistono anche altre realtà che parlano diverse lingue e alle quali si dovrebbe dare la giusta importanza. Insomma, volevo condividere con voi questi pensieri sulla sperimentazione.